Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un vecchio re che era molto malato. Pensò tra sé: sto giacendo su quello che deve essere il mio letto di morte. Poi disse: chiama il fedele Giovanni. Fedele Giovanni era il suo servitore preferito e veniva chiamato così perché era sempre stato leale nei confronti del re. Quando Giovanni si avvicinò al letto del re, il re gli disse: caro Giovanni, sento che la mia fine è vicina e l'unica cosa che mi preoccupa è mio figlio. È ancora giovane e potrebbe non sapere come prendersi cura di sé. Se non prometti di insegnargli tutto ciò che deve sapere e di essere come un padre per lui, non potrò morire in pace. Fedele Giovanni rispose: non lo abbandonerò e gli servirò fedelmente, anche a costo della mia vita. Il vecchio re allora disse: ora posso morire in tranquillità. Continuò: dopo che sarò andato, devi mostrargli tutto il castello, tutte le stanze e i tesori, ma non mostrargli l'ultima stanza del lungo corridoio, quella con il ritratto della principessa del Palazzo d'Oro. Se vedrà quel ritratto, si innamorerà follemente di lei, e questo lo porterà in grande pericolo. Devi proteggerlo da questo. Dopo che fedele Giovanni promise di nuovo, il re non disse più nulla, appoggiò la testa sul cuscino e morì. Dopo che il vecchio re fu sepolto, fedele Giovanni raccontò al giovane re tutto ciò che aveva promesso a suo padre. Disse: mantengo la mia promessa e ti sarò leale come lo sono stato con lui, anche a costo della mia vita. Quando il lutto finì, fedele Giovanni disse: ora è il momento di mostrarti ciò che hai ereditato. Ti mostrerò il palazzo di tuo padre. Portò il giovane re ovunque, mostrandogli tutte le ricchezze e le belle stanze, tranne che per una porta che non aprì, quella con il ritratto pericoloso. Quel ritratto era collocato in modo che, quando la porta si apriva, fosse la prima cosa che si vedeva. Era dipinto così splendidamente che sembrava vivo, e nulla al mondo era più bello. Il giovane re notò che fedele Giovanni passava sempre oltre quella porta e chiese: perché non apri mai questa porta per me? C'è qualcosa dentro che ti spaventerebbe, rispose. Ma il re insistette: ho visto tutto il palazzo e voglio sapere cosa c'è in questa stanza, e cercò di forzare la porta. Fedele Giovanni lo fermò dicendo: promisi a tuo padre prima di morire che non devi vedere cosa c'è in questa stanza, potrebbe portarci grande sfortuna. Il giovane re rispose: se non entro, mi distruggerà. Non riposerò finché non lo vedrò con i miei occhi. Non lascerò questo posto finché non sblocchi la porta. Vedendo che non c'era modo di fermarlo, fedele Giovanni, con il cuore pesante e molti sospiri, cercò la chiave. Quando la trovò, aprì la porta ed entrò per primo, sperando di coprire la vista del ritratto. Ma fu inutile. Il giovane re si mise in punta di piedi e lo vide sopra la spalla di Giovanni. Quando vide la bella fanciulla nel dipinto, splendente di oro e gioielli, sviene e cade a terra. Fedele Giovanni lo sollevò, lo portò nel suo letto e pensò tristemente: oh no, siamo nei guai. Cosa ci accadrà? Gli diede un po' di vino finché non riprese i sensi. Le prime parole del re furono: oh, quel bellissimo ritratto. Di chi è? Quella è la principessa del Palazzo d'Oro, rispose fedele Giovanni. Il re esclamò: il mio amore per lei è così grande che se tutte le foglie di tutti gli alberi fossero lingue, non potrebbero esprimerlo. Darò la mia vita per conquistarla. Tu sei il mio più fedele Giovanni, devi aiutarmi. Fedele Giovanni pensò a lungo a come aiutare, visto che era difficile persino vedere la principessa.
Finalmente ebbe un'idea e disse al re: tutto ciò che possiede è fatto d'oro: tavoli, sedie, piatti e decorazioni. Hai 5 tonnellate d'oro nei tuoi tesori. Lascia che uno dei gioiellieri del regno lo trasformi in bellissimi oggetti e creature che le piaceranno, e andremo da lei e proveremo la nostra fortuna. Il re ordinò a tutti i gioiellieri di venire e lavorare giorno e notte finché non crearono i pezzi più splendidi. Quando tutto fu pronto e caricato su una nave, fedele Giovanni si vestì da mercante, e anche il re dovette fare lo stesso per non essere riconosciuto. Salparono per mare fino ad arrivare alla città dove viveva la principessa del Palazzo d'Oro. Fedele Giovanni disse al re di rimanere sulla nave e aspettarlo. Potrei riportare la principessa con me, disse, quindi assicurati che tutto sia pronto. Esponi gli oggetti d'oro e decora la nave. Raccolse vari oggetti d'oro e andò a terra al palazzo reale. Nel cortile, una bella ragazza stava attingendo acqua da un pozzo con 2 secchi d'oro. Quando vide lo straniero, chiese chi fosse. Lui rispose: sono un mercante, e aprì il grembiule per mostrarle gli oggetti d'oro. Lei esclamò: oh, che belli! E mise giù i secchi per esaminare i tesori. Disse: la principessa deve vedere questi. Ama loro e comprerà tutto ciò che hai. Lo prese per mano e lo portò al piano superiore, poiché era la serva della principessa. Quando la principessa vide gli oggetti, fu entusiasta e disse: sono così ben fatti che comprerò tutto da te. Ma fedele Giovanni rispose: sono solo il servitore di un ricco mercante. Le cose che ho qui sono nulla rispetto a ciò che il mio padrone ha sulla nave. Sono le più belle e preziose mai fatte d'oro. Voleva che tutto le fosse portato, ma lui disse: ci sono troppi oggetti da portare tutti in una volta. Ci vorrebbero molti giorni e la tua casa non è abbastanza grande per contenerli tutti. La sua curiosità crebbe e alla fine disse: portami alla nave. Voglio vedere i tesori del tuo padrone io stessa. Fedele Giovanni fu felice e la guidò verso la nave. Quando il re la vide, si rese conto che era ancora più bella di quanto mostrasse il ritratto e pensò che il suo cuore stesse per esplodere. Lei salì sulla nave e il re la accolse all'interno. Fedele Giovanni rimase indietro con il pilota e ordinò alla nave di prendere il largo, dicendo: alzate le vele finché non vola come un uccello nel cielo. All'interno, il re le mostrò tutti gli oggetti d'oro, animali selvatici e creature strane. Passarono ore mentre lei ammirava tutto, e nella sua eccitazione non si accorse che la nave si stava allontanando molto dalla costa. Quando finì di guardare, ringraziò il mercante e voleva tornare a casa, ma quando si avvicinò al lato della nave, vide che erano lontani dalla terra. Oh no! Esclamò in preda al panico: sono stata tradita. Sono portata via da un mercante, preferirei morire. Il re le prese la mano e disse: non sono un mercante. Sono un re, proprio come te, e se ti ho portata via con astuzia è per il mio grande amore per te. La prima volta che ho visto il tuo ritratto, sono svenuto. Quando la principessa del Palazzo d'Oro sentì questo, si sentì consolata e il suo cuore si rivolse verso di lui. Così acconsentì volentieri a diventare sua moglie. Mentre navigavano sopra il profondo mare, fedele Giovanni sedeva davanti alla nave suonando musica. Improvvisamente, vide 3 corvi volare verso di loro. Smette di suonare e ascoltò perché capiva la loro conversazione. Un corvo disse: guarda, sta portando a casa la principessa del Palazzo d'Oro. Il secondo corvo rispose: sì, ma non l'ha ancora. Il terzo disse: ma ce l'ha, lei è seduta accanto a lui sulla nave. Allora il primo corvo esclamò:
a che gli servirà? Quando arriveranno a terra, un cavallo ruano correrà verso di lui, e quando il principe cercherà di montarci sopra, correrà via con lui e volerà nel cielo, e non vedrà mai più la sua sposa. Il secondo corvo chiese: non c'è modo di scappare. Oh sì, disse il primo corvo, se qualcun altro salta in fretta sul cavallo e prende la pistola dalla fondina e spara al cavallo, il giovane re sarà salvato. Ma chi lo sa? E chiunque lo sa e glielo dice diventerà pietra dalla punta dei piedi fino al ginocchio. Il secondo corvo aggiunse: so più di così. Anche se il cavallo viene ucciso, il giovane re non avrà comunque la sua sposa. Quando entreranno nel castello, un abito da sposa giacerà in un piatto che sembra fatto d'oro e argento, ma in realtà è fatto di zolfo e catrame, e se lui lo indossa, lo brucerà fino all'osso. Il terzo corvo chiese: c'è qualche via di scampo? Sì, rispose il secondo corvo. Se qualcuno afferra l'abito con dei guanti e lo getta nel fuoco per bruciarlo, il giovane re sarà salvato. Ma a che serve? Chiunque lo sappia e glielo dica diventerà pietra dal ginocchio al cuore. Allora il terzo corvo disse: so ancora di più. Anche se l'abito da sposa viene bruciato, il giovane re non avrà comunque la sua sposa. Dopo il matrimonio, quando inizia il ballo e la giovane regina balla, lei diventerà improvvisamente pallida e cadrà a terra come se fosse morta. Se qualcuno non la solleva e non prende 3 gocce di sangue dal suo seno destro e non le sputa di nuovo, morirà. Ma chiunque lo sappia e glielo dica diventerà pietra dalla testa ai piedi. Dopo che i corvi finirono di parlare, volarono via, e fedele Giovanni capì tutto. Da quel momento si sentì triste e in silenzio perché se avesse tenuto per sé ciò che aveva udito, il giovane re sarebbe stato in pericolo e se glielo avesse detto avrebbe dovuto sacrificare la propria vita. Alla fine decise: salverò il mio padrone anche a costo della mia vita. Quando raggiunsero la riva, tutto accadde proprio come i corvi avevano previsto. Un magnifico cavallo ruano balzò in avanti. Ottimo, disse il re, lo monterò per andare al mio palazzo. E stava per salirci sopra quando fedele Giovanni si frappose davanti a lui. Saltò rapidamente sul cavallo, prese la pistola dalla fondina e sparò al cavallo. Gli altri servitori, che in realtà non amavano molto fedele Giovanni, gridarono: che vergogna uccidere il bellissimo cavallo che doveva portare il re al suo palazzo. Ma il re disse: state zitti e lasciatelo in pace. È il mio più fedele Giovanni, che sa cosa è buono per me. Entrarono nel palazzo, e nella sala c'era un piatto con l'abito da sposa che sembrava fatto d'oro e argento. Il giovane re si avvicinò per prenderlo, ma fedele Giovanni lo allontanò, lo afferrò con i guanti e lo portò rapidamente al fuoco per bruciarlo. Gli altri servitori si lamentarono di nuovo, dicendo: guarda, ora sta persino bruciando l'abito da sposa del re. Ma il giovane re disse: chissà quale bene potrebbe aver fatto. Lasciatelo in pace, è il mio più fedele Giovanni. Poi ebbe luogo il matrimonio e iniziò il ballo. La sposa si unì e fedele Giovanni teneva d'occhio la situazione. Improvvisamente lei divenne pallida e cadde a terra come se fosse morta. Si affrettò verso di lei, la sollevò, la portò in una stanza, la sdraiò, si inginocchiò accanto a lei, succhiò le 3 gocce di sangue dal suo seno destro e le sputò. Immediatamente lei respirò di nuovo e si svegliò, ma il giovane re vide questo e, non sapendo perché fedele Giovanni lo avesse fatto, si arrabbiò e gridò: gettatelo in prigione. La mattina dopo, fedele Giovanni fu condannato a morte e portato al patibolo. Quando si trovò in alto,
pronto per essere giustiziato, disse: «Chi sta per morire ha il diritto di fare un'ultima dichiarazione. Posso avere questo diritto?» «Sì», rispose il re, «puoi parlare». Fedele Giovanni allora disse: «Sono ingiustamente condannato e sono sempre stato fedele a te». Raccontò al re come avesse ascoltato la conversazione dei corvi in mare e come avesse dovuto fare tutto per salvarlo. Il re esclamò: «Oh mio più fedele Giovanni! Perdona lui, portatelo giù». Ma proprio mentre pronunziava queste parole, fedele Giovanni cadde a terra privo di vita e si trasformò in pietra. Il re e la regina furono sconvolti, e il re disse: «Oh, quanto male ho trattato una grande lealtà!» Ordinò che la figura di pietra fosse posta nella sua camera da letto accanto al suo letto. Ogni volta che la guardava, piangeva e diceva: «Se solo potessi riportarti in vita, mio più fedele Giovanni». Passò del tempo, e la regina diede alla luce 2 gemelli, 2 figli, che le portarono gioia. Un giorno, mentre la regina era in chiesa e i 2 bambini giocavano accanto al padre, lui guardò di nuovo la figura di pietra, sospirò e disse: «Se solo potessi riportarti in vita, mio più fedele Giovanni». Improvvisamente la pietra cominciò a parlare e disse: «Puoi riportarmi in vita se userai ciò che ti è più caro». Il re esclamò: «Darò tutto ciò che ho al mondo per te». La pietra continuò: «Se taglierai la testa ai tuoi 2 figli con la tua mano e mi spruzzerai con il loro sangue, tornerò in vita». Il re fu inorridito nel sentire che doveva uccidere i suoi amati figli, ma ricordò la lealtà di fedele Giovanni e come fosse morto per lui. Estrasse la spada e, con il cuore pesante, tagliò la testa ai bambini. Quando spruzzò la pietra con il loro sangue, la vita tornò in essa, e fedele Giovanni si presentò davanti a lui, sano e salvo. Gli disse: «La tua lealtà non rimarrà senza ricompensa», e prese le teste dei bambini, le rimise sui loro corpi e strofinò le loro ferite con il loro sangue. Immediatamente furono guariti, si alzarono e tornarono a giocare come se nulla fosse accaduto. Il re era al 7° cielo, e quando vide la regina arrivare, nascose in fretta fedele Giovanni e i 2 bambini in un grande armadio. Quando lei entrò, lui chiese: «Hai pregato in chiesa?» «Sì», rispose, «ma stavo pensando a fedele Giovanni e al terribile sfortunato che gli è accaduto a causa nostra». Il re allora disse: «Cara moglie, possiamo restituirgli la vita, ma dobbiamo sacrificare i nostri 2 piccoli figli». La regina impallidì, colma di paura, ma rispose: «Glielo dobbiamo per la sua grande lealtà». Il re fu felice che ella pensasse come lui e aprì l'armadio per rivelare fedele Giovanni e i bambini. Disse: «Grazie a Dio, è vivo, e abbiamo anche i nostri piccoli figli», e le raccontò tutto ciò che era accaduto. Poi vissero insieme felici fino alla loro morte. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.